Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno dell'Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete. Andiamo a vedere cosa ti confesserà nei suoi modi, nei suoi termini, la persona a cui stai pensando nei prossimi 7 giorni. Ok? Quindi pensa alla persona, vediamo cosa ti confesserà, a cosa sono conformi le sue azioni. Per farlo utilizzeremo i miei oracoli, lui, lei, per tutte le ragazze nuove, li trovate sotto l'info box in descrizione, che non lasciano proprio spazio a nessun dubbio. E poi ci mettiamo i tarocchi. Allora, pensa intensamente alla persona di tuo interesse e andiamo a vedere cosa ti confesserà nell'arco di questi 7 giorni. Cosa ti confesserà la persona di tuo interesse nell'arco di questi 7 giorni? Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, risvegliare la coscienza e l'arte del vivere per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. Allora, mettiamo 1, 2 e 3. Allora, partiamo da qui. Cosa ti confesserà la persona di tuo interesse nei prossimi 7 giorni? Io ti stupirò. Questa persona ti stupirà in questi prossimi 7 giorni. Farà qualcosa, ti stupirà. Ok, vediamo cos'altro. Mi hai strappato il cuore, ragazze mie, gli avete strappato il cuore a questo qua. O a questa signorina. Gli hai strappato il cuore, ti confesserà che gli hai strappato il cuore facendo qualcosa, all'improvviso, io ti stupirò anche come se fosse un po' il matto. Vediamo cos'altro. Sei l'unica al mondo che può seguirmi sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani. Qua c'è una persona che si dà conto del fatto che con te può essere autentica, può essere, si rende conto che può godere dei suoi successi più grandi e anche delle sue malinconie più profonde insieme a te, non si vergogna, non, si sente autentica vicino a te, vuole condividere tutto con te, dalle montagne più alte, delle vette più alte agli abissi più profondi degli oceani, una persona che è molto in contatto con le sue emozioni quando è accanto a te o quando ti pensa. Questo ti confesserà di base. Andiamo a vedere adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Vediamo un po' rispetto a questa confessione che ti farà. Allora, vediamo qual è l'energia attuale di questa persona nei tuoi confronti. Il 7 di denari, qua sta aspettando prima di stupirti, forse c'è un'attesa tra di voi, sta aspettando prima di stupirti. Sta aspettando, ok. Vediamo un po' i suoi pensieri nei tuoi confronti quali sono. La luna. Ah, gli hai strappato il cuore e ha paura di questo. Ha la mente un po' confusa perché gli hai strappato il cuore, no? Dalle prime carte si evince già chiaramente che cosa ti vuole dire la stesa. E i tarocchi ci stanno specificando le dinamiche profonde di questa persona nei tuoi confronti. Ha paura di questo che sente, il fatto che gli hai strappato il cuore, hai fatto perdere il controllo. E questo è buono, come vi insegno sempre, il controllo, l'analisi, la mente razionale si deve perdere. Quando si tratta di vero amore, quando si tratta della perdersi nell'altro significa amare. È come se gli avessi acceso la miccia del perdersi nell'altro. Cosa prova per te? Cosa ha nel suo cuore questa persona? Un cavallo di denari, diciamo che questa è una persona che stava concentrata sulle sue cose prima di incontrarti, o comunque sia sulle sue cose, gli hai strappato il cuore, è una persona che va ponderata, va più lenta proprio perché è in subbuglio proprio per quello che gli hai provocato, no? Quindi vediamo che può essere una persona più indaffarata sulle sue cose, attività lavorative, economiche, al tempo stesso no, la sua mente è in tilt perché gli hai strappato il cuore. Mm. Ok, vediamo un po' qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti rispetto alla situazione. Non ti ha ancora detto quello che io ti ho detto. Cavaliere di coppe, è proprio l'avanzamento d'amore, non si è mosso ancora dicendoti questo che ti ho detto. Ok.
perché stai in subbuglio, capito? I tarocchi poi ci servono a vedere quali sono le dinamiche profonde, no? Abbiamo visto questa parte interna, vediamo in questi giorni quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. 4 di spade, sta riflettendo. 4 di spade mi parla anche di situazioni che sta aspettando, o lavorative o economiche, prima di muoversi verso di te. Il movimento c'è, è al blocco, è proprio la sua intenzione di superarsi, no? Mi dice che vedi il 6 di bastoni, vuole avere successo ma sta temporeggiando. Vediamo un po' a cosa sono conformi le sue azioni nei prossimi 7 giorni. Qua c'è un appeso. Allora, qua mi dicono che nelle azioni non fa nulla di particolare perché sta accumulando energia e chiarezza prima di stupirti, tant'è che la prima carta è il 7 di denari. Quindi ti dico io di stare tranquilla perché è pronta un'esplosione. Ok. Vedi, re di denari, ci sono delle responsabilità che bloccano e siccome questa è una persona che mi esce come re di denari, eremita, una persona di un certo spessore che fa le cose con i suoi tempi, vuole fare le cose in un certo spessore. Vediamo un po' l'energia finale di questa persona nei tuoi confronti. E alla fine ti parla all'improvviso. Che ti ho detto qua? Quindi anche 8-9 giorni, ok? Ti dice tutto quello che ti ho detto. A questo sono conforme le sue azioni. Cavaliere di spade ti parla all'improvviso, non ce la fa più. Non ce la fa più. Ok. Guarda, 8 di bastoni, parla all'improvviso, non ce la fa più. D'amore, gli amanti. La torre, non ce la fa più, sta scoppiando, eh? Qua abbiamo forti segni del pesci e del gemelli, ariete come te, leone sagittario, cancro e scorpione. Ok, andiamo a specificarci le carte adesso. Allora, perché il 7 di denari? L'energia attuale di questa persona nei tuoi confronti? 4 di coppe. Alcune situazioni economiche, lavorative o di casa, di lavoro, di famiglia lo demotivano a livello emozionale. In questo momento che stai guardando il video, ma le cose cambiano nell'arco di 7-8 giorni. Ok. Vediamo i pensieri, la luna nei tuoi confronti, i pensieri nei tuoi confronti. Guarda, c'è l'asso di denari. Vuole un'opportunità con te in concreto, non l'ha ancora fatto, come ti ho detto prima. C'è dello spessore di quello che ti ho detto prima. È possibile che ci sono delle paure legate a situazioni lavorative o economiche, però questo non toglie quello che ti ho detto di opportunità in concreto. Vediamo cosa prova per te, cosa c'è nel suo cuore col cavaliere di denari. Guarda, c'è il cavaliere di spade, ti vuole parlare assolutamente, anche per toglierti dei dubbi riguardanti queste cose che lo frenano o lo stanno stressando da un punto di vista emozionale. Ti vuole parlare, 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 parlare. Guarda, cavaliere di coppe di nuovo, è pazzesco. Ok? Quando le carte si ripetono, ve lo dico sempre, vogliono sottolineare il concetto. Ok, vediamo questo cavaliere al blocco. Cavaliere di coppe al blocco. L'asso di coppe, vedi, è tutto fermo in amore. Preparati a uno tsunami qua, perché con il cavaliere di spade va all'attacco e tu non te l'aspetti, sono cose, comunicazioni insperate. Vediamo le intenzioni 4 di spade nei tuoi confronti, 10 di spade, questa è una persona con cui c'è o no contact, non vi state sentendo, è una persona che vuole fare un punto e a capo. Nelle sue intenzioni è fare un punto e a capo. Vediamo le azioni che farà nei tuoi confronti con l'appeso. 9 di denari, situazioni economiche lo preoccupano molto, o economiche, o di equilibrio psicofisico, o di somatizzazione di situazioni emozionali che lo stanno affaticando. 9 di denari, 7 di denari, situazioni economiche o situazioni di natura psicofisica che stanno premendo su di lui. Quindi, secondo i suoi tempi, in questi giorni, 5-6 giorni, non credo che vedi quello che ti ho detto. Passati questi 5-6 giorni, sì, eccolo qua, il cavaliere di spade. Vediamo energia del cavaliere di spade. Energia del cavaliere di spade. Che ti ho detto, cavalieri bastoni, ragazze e ragazzi, arriva uno tsunami alla fine di questi 5-6 giorni. Eccolo qua, uno tsunami con quello che ti ho detto. Io ti stupirò, ce lo diceva anche la prima carta. Gli oracoli miei, lui e lei, non lasciano mai spazio al dubbio.
quindi ci dicono già quello che è, e poi i tarocchi ci descrivono le dinamiche, no? Quelle più profonde che vogliamo capire. Ci sarà una svolta all'improvviso, preparati a uno tsunami, ok? Tanto poi mi farete sapere. Qua anche il segno della Vergine, sì, di chiarimenti, di parlare proprio, sì. Vediamo un po', cos'altro ci aggiungono gli oracoli della Dea. Chi sei per questa persona? Cosa rappresenti per questa persona? La rivelazione. Non mi hanno detto cosa rappresenti. Oltre al fatto che la rivelazione mi dice che tu sei una rivelazione per questa persona rispetto a quello che ci hanno detto gli oracoli lui lei. Qua avrai la rivelazione, ti stanno dicendo, di quello che ti ho detto. Molti di voi questa cosa non la pensano né la sentono. Anzi, alcuni di voi la sentono. Chi è in contatto col sé superiore lo sente. Vedrai questa rivelazione qua. Va bene? Vediamo cosa ci dicono gli altri oracoli. Girare in tondo, serendipità, ullala, che ti ho detto, tic tac, un ciclo nuovo si apre e un ciclo vecchio si chiude, serendipità, un'occasione da prendere al volo, al volo, al volo, è qualcosa di repentino, tic tac, da un momento all'altro, ok? Mi raccomando ragazze e ragazzi, vediamo qual è un suggerimento per te per andare incontro al massimo adempimento del tuo potenziale grazie a questa relazione, che è, come vi insegno sempre, come vi ho detto nel video nominato Sei innamorata, sei mai impazzito per amore, e anche nel video Magia pratica, che invito le ragazze nuove a studiare attentamente. Vediamo come devi adempiere al massimo in questa connessione. Fai il vuoto, dal vuoto al tutto. Allora, come devi adempiere? Il vuoto. Per i buddisti il vuoto è la vacuità, è l'essenza di tutto. Dal vuoto al tutto. Quindi come devi adempiere a questa situazione? Non pensare a niente. Dici, come caspita si fa? Ve lo insegno sempre, non è che non devi pensare. E pratica per almeno 5 minuti al giorno una forma di meditazione dove ti concentri soltanto sul respiro. Chiudi gli occhi e respira, qualche pensiero ti arriverà, diversi pensieri ti arriveranno, tu riporta l'attenzione sul respiro, sul naso, inala ed esala sul respiro, fallo 5 minuti al giorno. Questo ti permette di fare il vuoto, ok? Perché dal vuoto si crea la nuova meraviglia, la rivelazione, d'accordo? Ok, quindi ragazze mie, ragazzi, stesa bellissima, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua.